Eccoci qua, ci si rivede e oggi vi porto questa piccolina. La street photography è diventata molto famosa in questo periodo e una delle chiavi per realizzarla al meglio è avere una macchina che sia molto portatile. E questa Fuji è il perfetto compromesso tra design, portabilità e qualità di immagine. Quindi perfetta per chi vuole affacciarsi alla street photography ed è alle prime armi e vuole spendere poco, avendo però una camera così carina, cioè con questo look vintage retro, che ritroviamo però solamente nella fascia più alta della X100 e a prezzi comunque molto più elevati. Bene, ma parliamo delle cose che adoro di questa piccola Fuji. Beh, innanzitutto il design simil X100 mi fa impazzire e non avendo il mirino risulta ancora più compatta e trasportabile. Per molti l'assenza del mirino è una cosa inaccettabile, per il mio modo di fare street in realtà è perfetto perché riduco le dimensioni e non lo userei in ogni caso. Nei jeans, nel giubbotto, nelle tasche della felpa c'è sempre spazio per questa piccola Fuji. Il display è reclinabile, sembra un po' l'ellerino, tradotto in italiano fragile, però in realtà io l'ho tirata dappertutto, quindi è resistita, quindi potete fidarvi di me. Abbiamo un piccolo flash in alto che, fidatevi, permette di divertirsi. E poi ha un menu che io ritengo molto valido. Quei pochi tasti che trovate sulla camera sono quasi tutti personalizzabili ed è molto utile per avere sempre a portata di mano certe funzioni che questa piccola camera ci offre. La camera è sì piccola e compatta, però d'altro canto c'è il rovescio della medaglia, quindi è una camera molto difficile da tenere in mano. L'impugnatura è molto stretta, quindi consiglio vivamente l'acquisto di questa specie di custodia. La mia è in pelle e aumenta davvero tanto il grip, sembra di tenere in mano un'altra camera e non va a inficiare più di tanto nelle dimensioni reali. Ma parliamo della cosa più importante, come scatta. La qualità di immagine è buona, secondo me è perfetta per lo scopo per cui è nata. Il sensore che monta è una PSC da 16 megapixel, penso sia lo stesso sensore della X-T20 ma non ne sono certo, e abbinato al suo 18,5 2.8 praticamente abbiamo l'angolo di campo di un 28 mm su full frame, che attenzione differisce dalla X100 perché monta un 23 f2, cioè un 35 mm come angolo di campo su full frame, quindi questa qui è leggermente più wide, più larga. Come al solito i JPEG Fuji sono molto buoni, difatti io non uso quasi mai il RAW, scatto quasi tutto in JPEG, perché perderei 3 funzioni che per il mio modo di utilizzare la camera ritengo fondamentali e che purtroppo funzionano solo in JPEG. Innanzitutto le color simulation, ce ne sono tante, ma appena proverete il Classic Chrome ve ne innamorerete e non tornerete più indietro. Ma perché uso il JPEG? Perché è possibile trasferire direttamente le immagini tramite l'applicazione, quindi avrete le immagini a full resolution direttamente nel vostro smartphone. C'è da dire che la concorrenza, effettivamente bisogna dirlo, tipo la Ricoh GR2, permettono di inviare direttamente nel telefono i DNG, quindi dei file RAW sostanzialmente. Mentre i RAW di questa camera non sono supportati dallo smartphone, quindi non vi permette di trasferirli, quindi se volete il RAW dovete per forza passare per il computer.
L'altra funzione che tutti sottovalutano, ma che secondo me è il delirio, ve lo dico sottovoce, teleconverter digitale. Solo il nome così complesso mi piace. Cos'è il teleconverter digitale? È praticamente un crop, che però avviene direttamente in camera. Il crop è un po' diverso dal solito, perché ovviamente voi potreste prendere la vostra applicazione, fare ritaglia e croppare l'immagine. Il crop che vi fornisce questa camera mantiene la risoluzione del file a 16 megapixel, quindi c'è tutto un lavoro software, interpolazione, pixel, cose, avrete comunque la foto da 16 megapixel. È fondamentale, tantissime volte mi è capitato che magari il 28 fosse troppo wide per la scena che stavo vedendo e non potendo avvicinarmi l'unica soluzione era il teleconverter. E fidatevi che tranne nelle scene dove c'è tanto movimento dà risultati ottimi. Io ho impostato il teleconverter come funzione rapida della rotella di messa a fuoco e rotandola mi cambierà a 35 e a 50 mm. C'ho l'autofocus che impazzisce e la ventola del LED che parte ogni 3 secondi. Ovviamente non è tutto oro quello che luccica. Ha tanti difetti, a partire dalla messa a fuoco che fa schifo, la usate veramente per poche cose, il grip che abbiamo già detto, la batteria che non dura molto. Una giornata di street in giro così ce la fate, però non è il massimo. E i video assolutamente ve li scordate, cioè non considerate il video come un'opzione, cioè dà la possibilità di girare video, ma secondo me è fake, è una cosa finta perché non è possibile, non lo fate. Tutto sommato io sono innamorato di questa piccola Fuji, me la porto davvero ovunque. Quindi se non siete persone alla ricerca della qualità assoluta, ma vi piace il design della X100F-V, vi consiglio di valutare questa che ritengo l'alternativa più economica e con lo stesso design. Quindi dopo avervi fatto vedere tante fotine, mi piace, iscrizione eccetera, sapete già, no?